Parliamo del Servizio Sanitario Nazionale e delle modalità di accesso allo stesso per i cittadini stranieri provenienti da paesi terzi. Non hai un permesso di soggiorno? Non c'è problema. Hai un permesso di soggiorno? Puoi iscriverti al Sistema Sanitario Nazionale. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo cercare di comprendere come il Servizio Sanitario Nazionale garantisca a tutti l'erogazione delle prestazioni per la tutela della salute. Per fare questo dobbiamo non dimenticare l'articolo 32 della Costituzione italiana. La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun modo violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. La nostra Costituzione, quindi, all'articolo 32, garantisce l'assistenza sanitaria a tutti, cittadini italiani e non. Per iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale e quindi avere un medico di medicina generale o un pediatra di libera scelta nel caso di minori, basta un permesso di soggiorno in corso di validità. E nel caso io non ho il permesso di soggiorno, non ci sono problemi, perché l'ordinamento giuridico prevede l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale in via temporanea attraverso il rilascio del cosiddetto STP, ossia una tessera sanitaria temporanea, STP sta per straniero temporaneamente presente, che garantisce l'erogazione di tutte quelle prestazioni di emergenza e necessarie in favore dei cittadini provenienti da paesi terzi. Viceversa, se ho un permesso di soggiorno in corso di validità, come dicevamo prima, posso iscrivermi al servizio sanitario parimenti ai cittadini italiani. Rispetto all'esenzione dalla spesa sanitaria, nel caso di uno straniero che non ha un permesso di soggiorno e che quindi chiede il rilascio del STP di cui abbiamo parlato prima, c'è l'esenzione totale della spesa per i primi 6 mesi, ossia per tutta la validità dell'STP, legato sempre a cure urgenti ed essenziali. I titolari invece di tessera sanitaria con permesso di soggiorno per richiesta asilo hanno diritto ad esenzione totale della spesa medica per 2 mesi dal rilascio della stessa. Per tutti gli altri permessi di soggiorno valgono i principi già applicati ai cittadini italiani, quindi l'esenzione dalla spesa sanitaria è legata alla propria condizione. In sintesi, quindi, ricordiamo come l'articolo 32 della Costituzione italiana garantisce la tutela della salute e quindi l'erogazione delle prestazioni sanitarie per tutti gli individui senza distinzione di cittadini e non. Abbiamo visto come le modalità di accesso siano differenti per chi è titolare di un permesso di soggiorno e per chi non ha alcun titolo di soggiorno attraverso il rilascio dell'STP, ossia straniero temporaneamente presente. Abbiamo altresì visto l'esenzione dalla spesa sanitaria come per chi è titolare di STP sia garantita per 6 mesi, per chi è richiedente asilo sia garantita per i primi 2 mesi e per chi ha un altro permesso di soggiorno possa essere tranquillamente equiparato alle normative vigenti per i cittadini italiani.